Bentornati amici al nostro appuntamento con la barba di Aronne. In questa seconda serie vedremo dei brevi video, a volte anche insolitamente brevi, che vogliono ancora una volta aiutarci a capire un mondo che ci sembra molto distante, ma che in realtà rappresenta le nostre radici. Intanto le radici culturali, come uomini e donne europei, ma anche ovviamente le nostre radici religiose come uomini e donne cristiani. Il punto di partenza per lo sviluppo di questa nuova serie della Barba di Aronne è il lavoro conclusivo di tesi che ho presentato presso l'Università Gregoriana per la fine dei miei studi giudaici, il Master in Studi Giudaici, e che ultimamente è confluito in una conferenza. Il titolo di questo lavoro è un titolo particolare, Francesco uomo libero, con un sottotitolo ancora più particolare, Tracce di ebraismo nel Santo di Assisi. Francesco d'Assisi uomo libero. È proprio questa sua libertà che lo porta ancora oggi ad essere apprezzato, se non addirittura amato, da uomini e donne di ogni cultura, di ogni età e direi anche di ogni credo religioso. Un'onestà ed un'integrità di cuore che gli permisero di avvicinare ogni uomo e donna, ricco e povero che fossero, vedendoli per quello che davvero erano, ossia dei benedetti dal Creatore. Ed anche di prendere dall'esperienza di ogni uomo e donna che incontrava il bene e il bello, qualsiasi cosa che lo potessero aiutare nel suo cammino verso la conoscenza sempre maggiore di Dio. Un piccolo uomo che seppe stare con gente umile, così come con re, davanti a corti nobili, davanti a corti papali, e sappiamo addirittura davanti ad un sultano, ad un musulmano, senza però temere nulla da lui. Mentre conosciamo bene il suo contatto con l'Islam grazie alle tante testimonianze, ma anche tanti studi fatti del suo incontro con il sultano Malik al-Kamil durante la Quinta Crociata, non abbiamo testimonianze di sue relazioni con il mondo ebraico. Eppure, e noi partiremo da qui in questi nostri video, la quotidianità, la spiritualità di Francesco è ricca di eco che sembrano rimandare a tradizioni ebraiche. Usanze più o meno conosciute, più o meno raccontate, ma in numero e in frequenza tale da rendere lecito domandarsi dove Francesco potesse aver preso tali usanze e perché abbia deciso di farle proprie. In questa seconda serie della Barba di Aronne confluirà il materiale di quella tesi che non è potuto stare per ovvie ragioni di tempo all'interno della conferenza. Al termine dell'episodio poi e anche nella descrizione qui sotto troverete il link per seguire la conferenza integrale. Francesco sarà in queste nuove pillole di ebraismo per cristiani il pretesto, la scintilla per conoscere qualcosa in più sulle tradizioni ebraiche. Partiremo in ogni puntata da un episodio preciso della vita del Santo di Assisi per scoprire quale elemento della tradizione ebraica può in qualche modo vedersi in controluce. E parleremo allora di quell'elemento. Ci sarà spazio per conoscere la Birkat Kohanim, la benedizione sacerdotale che troviamo nel libro biblico di Numeri al capitolo 6. Parleremo di lettere ebraiche, in particolar modo della lettera Tav, quella lettera Tau tanto cara a Francesco. Vedremo l'usanza delle abluzioni nel mondo ebraico. Vedremo la luce eterna, Ner Tamid, che ancora oggi splende nelle sinagoghe davanti all'armadio in cui è custodito il rotolo della Torah. Ci sarà spazio poi per il saluto di pace tanto caro a Francesco, che porta al suo interno l'eco dello shalom ebraico, e poi alcuni elementi più particolari. Per esempio l'idea talmudica di fare una siepe attorno alla Torah per proteggerne i precetti dal rischio di inadempimento. L'idea di aiuto al povero, che in Francesco risuona incredibilmente simile al concetto ebraico di Tzedakah. In ultimo vedremo un luogo particolare e proprio dell'ebraismo, la Genizzah, dove vengono custoditi gli scritti santi, gli scritti contenenti il nome di Dio, quando per diversi motivi non possono essere più usati a scopi rituali, a scopi liturgici, in attesa della loro sepoltura. Come sempre ci sarà un video a settimana, uscirà il giovedì, e ancora una volta vi chiedo di iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, cliccando qui sotto sul pulsante iscriviti e poi cliccando anche sulla campanella che apparirà, cosa che vi permetterà di rimanere sempre aggiornati con una notifica delle nuove uscite ma anche di tutte le novità che strada facendo potrebbero arrivare. E poi, e questo ve lo chiederò sempre, fate conoscere la Barba d'Aronne ai vostri amici, potete condividere il link sui canali social, potete parlarne, usate WhatsApp, fate come volete, ma fate conoscere la Barba di Aronne, aiutateci a crescere.
Io vi saluto invitandovi ancora una volta a vedere il video della conferenza su Francesco e l'ebraismo nel link che trovate qui sopra e vi aspetto giovedì prossimo con il primo video ufficiale della seconda serie della barba di Aronne, la Birkat Kohanim, la benedizione sacerdotale. Leitraot!